Passato prossimo o imperfetto? Questo è sempre un grande dilemma, vero? Ma non ti preoccupare perché ho preparato un esercizio divertente per te che ti aiuterà a esercitarti nell'uso di questi due tempi verbali così frequenti in italiano. Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Se ti piacciono i miei video e vuoi continuare a imparare l'italiano insieme a me, clicca sul bottone iscriviti qui sotto e sull'icona della campanella per non perderti neanche un video che pubblico qui. Ma cominciamo con il nostro esercizio. In che cosa consisterà? Semplice. Vedrai delle frasi sullo schermo incomplete. Dovremo completare le frasi con uno o più verbi all'imperfetto o al passato prossimo. E come saprai quali verbi inserire? Bene, ogni frase sarà accompagnata da un'immagine che ti suggerirà quali verbi inserire. Avrai 7 secondi di tempo per completare la frase e poi ti darò la soluzione. Tutto chiaro? Ma cominciamo con la prima frase, per scaldare i motori. Mentre per l'esame di certificazione di italiano, qualcuno dalla finestra del mio soggiorno. Questa è semplice, eh? Non c'è una soluzione unica per completare queste frasi. L'importante è che la frase abbia senso. Qui potremmo dire: mentre studiavo per l'esame di certificazione, azione continuativa. Nel passato, qualcuno è entrato dalla finestra del mio soggiorno. Passato prossimo perché è un'azione puntuale, successa in un momento preciso. Mentre studiavo, qualcuno è entrato. Potremmo dire anche mentre mi preparavo per l'esame di certificazione. Chiaro il funzionamento di questo esercizio? Frase con il contesto più un'immagine che ti suggerisce i verbi. Seconda frase. Quando a Firenze per la prima volta, non bene l'italiano e non nessuno. Quando sono andato o andata a Firenze per la prima volta, non parlavo bene l'italiano e non conoscevo nessuno. Il primo verbo è al passato prossimo, no? Perché è un'azione successa una volta, è un'azione puntuale. Quando sono andato o quando sono stato a Firenze per la prima volta, non parlavo bene l'italiano. Qui usiamo l'imperfetto perché stiamo descrivendo. Non è un'azione specifica di parlare con una persona, è l'abilità. È come dire non ero capace di parlare l'italiano. Descrivo una mia condizione. E non conoscevo nessuno. Questa era la mia condizione. L'imperfetto è il tempo della descrizione. Il passato prossimo è il tempo dell'azione. Quando descriviamo una condizione, una sensazione, un paesaggio, una persona, usiamo l'imperfetto. Numero 3. Come completeresti questa frase? Per questo ho preso delle lezioni private con un insegnante per 5 mesi. O ho fatto delle lezioni di italiano, o ho pagato delle lezioni di italiano. Ma perché usiamo il passato prossimo qui? Perché potresti dirmi, Francesco, ma è un'azione che continua, non è un'azione puntuale.
Hai perfettamente ragione, ma qui abbiamo un periodo di tempo definito per 5 mesi. E quando il periodo di tempo è definito, con una durata definita o con un inizio e una fine, il verbo sarà al passato prossimo. Sì. Numero 4. Poi ho conosciuto alcuni ragazzi della mia età e ho iniziato a parlare italiano con loro. Qui abbiamo di nuovo il verbo conoscere, ma prima era all'imperfetto perché descriveva una condizione, non conoscevo nessuno. In questo caso il verbo conoscere è al passato prossimo. Ho conosciuto. È un verbo particolare perché conoscere al passato prossimo significa incontrare per la prima volta, quando è riferito a una persona. Incontrare la prima volta, quindi è un momento specifico nel passato. Quindi ho conosciuto alcuni ragazzi della mia età o ho incontrato alcuni ragazzi della mia età e ho iniziato a parlare italiano con loro. Io ho iniziato una volta a parlare italiano con loro, poi ho continuato, ma l'inizio è uno, no? Ho iniziato a parlare italiano con loro. Frase numero 5. Il mio italiano è migliorato molto e velocemente perché loro, i ragazzi, correggevano sempre i miei errori. Qui abbiamo il verbo correggere all'imperfetto perché è un'azione abituale nel passato e l'imperfetto indica anche azioni abituali. Loro correggevano sempre i miei errori. Il verbo migliorare è al passato prossimo, ma in questo caso potremmo anche usarlo all'imperfetto, dipende dal punto di vista con cui osserviamo la situazione. Stiamo pensando alla situazione mentre si svolgeva nel passato? E quindi il mio italiano migliorava in quel periodo, durante quelle settimane, molto e velocemente. Ma se invece stiamo pensando a quel periodo come concluso, allora diciamo il mio italiano è migliorato molto e velocemente dopo quei mesi passati con quei ragazzi. Dipende in questo caso dal punto di vista, dal punto di osservazione. Ma è un caso particolare questo. Passiamo alla prossima frase. La mia insegnante era molto orgogliosa di me e abbiamo deciso, o ho deciso, di interrompere le lezioni. Era orgogliosa, stiamo descrivendo, in questo caso, imperfetto, e poi azione specifica. Abbiamo deciso di interrompere le lezioni. Abbiamo deciso una volta di interromperle. Prossima. Sono passati 10 anni da quel soggiorno in Toscana. O, se vogliamo essere un po' più raffinati, sono trascorsi 10 anni da quel soggiorno in Toscana. Sono passati, sono trascorsi, finiti, passato prossimo. Prossima. Gli amici mi mancavano molto e così l'anno successivo sono tornata a Firenze. Gli amici mi mancavano, anche qui stiamo descrivendo una sensazione, mi mancavano. E così l'anno successivo, momento specifico, sono tornata a Firenze.
Prossima frase. Questa è una domanda che faccio a te. E tu? Da quanto tempo studiavi l'italiano quando sei venuto o venuta qui per la prima volta? Anche qui abbiamo un'azione continuativa nel passato che era iniziata e continuava. Da quanto tempo studiavi o stavi studiando l'italiano? Quando, bam, momento preciso, azione puntuale, sei venuto qui per la prima volta. E ultima frase per te. Fammi sapere nella sezione dei commenti qui sotto se questa lezione ti è piaciuta. Passato prossimo. Bene, com'è andato questo esercizio? Fammelo sapere nella sezione dei commenti qui sotto. Grazie per aver seguito la mia lezione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!